Ragazzi, bentornati sul nostro canale. Come avete visto abbiamo fatto un viaggio ad Hong Kong, che è stata una città che ci ha sorpreso e ci è piaciuta tantissimo. Per questo abbiamo deciso di fare questo video dove condividiamo con voi qualche curiosità e qualche consiglio pratico che abbiamo appunto testato durante il nostro soggiorno. Iniziamo con la primissima curiosità. Hong Kong è una regione speciale amministrativa che si basa sul principio di una Cina, due sistemi, appunto mantenendo il suo sistema politico, ha la sua bandiera, la sua borsa e la sua moneta. Infatti abbiamo scoperto che il dollaro di Hong Kong è l'ottava valuta più scambiata al mondo. Tra l'altro appunto Hong Kong è il primo polo finanziario dell'area Asia-Pacifico e il terzo al mondo. Una delle caratteristiche anche che ha reso famosa questa città sono sicuramente i suoi neon. Purtroppo però ad oggi non è così, perché nel 2013 è stata emanata una restrizione che per motivi economici o motivi comunque di sicurezza prevedeva appunto la rimozione di questi neon. Infatti tante persone ci hanno detto che Hong Kong ha perso e sta perdendo sempre di più il suo fascino. Per favore, se voi siete stati lì durante gli anni 50-80, dove praticamente la città ha vissuto il suo apice, fatecelo sapere, perché noi continuavamo a pensarci mentre camminavamo ad Hong Kong. Mentre guardavamo queste insegne luminose, colorate, ci immaginavamo quanto poteva essere bello e affascinante all'epoca. Hong Kong è la prima città al mondo per numero di grattacieli, superando così la famosissima New York che tutti noi conosciamo per i suoi grattacieli e il suo skyline. Sì, è anche una delle città col maggior numero di miliardari. Infatti, se non ricordo male, c'è anche un'area dove gli appartamenti costano più della Fifth Avenue, della quinta strada di New York. Esatto, sì, che si trova a Causeway Bay. Non so se adesso è così, ma nel 2012 per diversi anni il prezzo degli immobili, degli affitti era più caro appunto della quinta strada di New York. Un'altra cosa che ci ha piacevolmente sorpreso è stata appunto la quantità di verde che c'è a Hong Kong. Non ce l'aspettavamo affatto così. Sì, soprattutto io prima di visitarla pensavo ad Hong Kong solamente come palazzoni e grattacieli, ma poi ci siamo resi conto che in 30-40 minuti a piedi ti trovi completamente in mezzo al verde con una vista a 360 gradi sulla natura. Infatti il 40% del territorio è composto appunto da country park e addirittura ha circa più di 20 aree speciali create apposta per salvaguardare la natura e l'ambiente e favorire appunto le attività all'aperto. Infatti a Hong Kong non è raro vedere gente correre, camminare, fare i sentieri, trekking, perché davvero è un'attività che si può fare, che la città permette di fare. Ed è davvero piacevole. A proposito di trekking, ce ne sono davvero tantissimi. Infatti, visto che a noi Hong Kong è piaciuta così tanto, vorremmo tornarci e fare altri sentieri, altri trekking, perché si può camminare per davvero 5-6 ore. È bello, davvero bello. E appunto, data la sua conformazione territoriale, lo spazio edificabile ad Hong Kong è davvero limitato, ecco perché si sviluppa in altezza, rendendo lo spazio davvero, oltre ad essere limitato, molto costoso, e infatti questo fa lievitare notevolmente il prezzo degli immobili e anche degli affitti. Sì, infatti molti locali a Hong Kong sono piccolini, infatti vi consigliamo di prenotare se avete un locale particolare dove volete cenare o pranzare, perché gli spazi e i posti sono davvero ridotti. Lo spazio è preziosissimo ad Hong Kong. Adesso passiamo alle cose pratiche, quindi i consigli. Noi ovviamente siamo arrivati in aeroporto e dall'aeroporto in tempo zero, una volta recuperati i bagagli, siamo saliti sul treno. Il treno ci ha portato a Central, al costo di $170 per tutti e due, e la cosa tra l'altro molto comoda è che non dovete nemmeno fare il biglietto in aeroporto, perché pagate quando scendete. Sì, esatto. Quindi tempo d'attesa pari a 0. Mentre la corsa in taxi costa circa $400-500 a seconda poi del traffico, e poi il tassista addebita $6 per ogni bagaglio caricato sull'auto.
Sì, poi a dire la verità noi dalla stazione centrale al nostro hotel abbiamo preso il taxi e ci è costato solo $35, ma perché comunque era un po' distante e soprattutto in pendenza, perché Hong Kong è collinare, quindi tenetelo a mente. Molto in pendenza. E quindi farlo con i bagagli ci sembrava un pochettino scomodo. Però questo per dirvi che comunque muovervi nel centro città con i taxi non è poi così costoso e l'abbiamo sfruttato parecchie volte. E poi soprattutto perché sono troppo caratteristici, è impossibile non prenderli almeno una volta. E noi, appunto, se non arriviamo ad orari assurdi, preferiamo prendere il treno, ma proprio perché evitiamo l'incognita del traffico. Quindi se il viaggio dall'aeroporto al centro dura 30 minuti, col treno sono sempre 30 minuti. Oltre al fatto che appunto è molto economico, come abbiamo visto, perché da circa $500 e per una tratta a 170 tutte e due c'è una bella differenza. Parlando appunto poi di trasporti, di questo tema non dovete preoccuparvi perché Hong Kong offre una rete di trasporti davvero eccellente e ben gestita. Noi non abbiamo mai avuto nessun tipo di problema. Abbiamo preso lo Star Ferry per appunto fare la traversata tra Kowloon e Hong Kong Island. Abbiamo preso principalmente la metro e ovviamente i Ding Ding, ma solo perché davvero sono troppo caratteristici e vi permettono di vedere comunque la città da diversa prospettiva. Quindi sono un po' lenti, però sicuramente ne vale la pena, quindi prendete anche quelli. Lenti e rumorosi. E rumorosi, però ne vale assolutamente la pena perché sono un simbolo di Hong Kong. Noi ci siamo trovati benissimo a utilizzare la Octopus Card, che è questa carta prepagata che costa $200 di Hong Kong, di cui $50 sono per la cauzione e 150 di credito. Non vi serve solamente per i trasporti, potete utilizzarla nei caffè, ristoranti, in più di 180.000 store, abbiamo letto, così davvero è accettata quasi ovunque e potete collegarla anche al vostro smartphone per fare i pagamenti digitali in maniera digitale. Noi ci siamo trovati bene, soprattutto perché eviti di fare il biglietto e coda ogni volta, arrivi, beggi la tua carta e passi subito all'area, accedi all'area appunto della metro o qualsiasi mezzo di trasporto. E quando avete finito di utilizzarla, ovviamente potete restituirla. Per restituirla, appunto, vi viene restituito il credito residuo, ma vi viene trattenuta una commissione di $11 di Hong Kong oppure dell'1% a seconda di quello che è più alto. Sì. Tendenzialmente, se ad esempio avete $1.200 di credito residuo, loro tratterranno $12 perché appunto è più alto di 11. La ricarica potete farla in qualsiasi punto della città, fondamentalmente, perché sono dappertutto. Potete anche ricaricarlo ai 7-Eleven o convenience store e non prendono nessuna commissione, quindi ricaricate $10 e avete poi $10 di credito sulla carta. Comoda. Adesso parliamo della cosa che per tanti magari è forse la più importante, non lo so, però è appunto la connessione dati. A Hong Kong non vi dovete preoccupare perché appena atterrate avete subito diversi wifi in aeroporto. Quindi subito in un secondo appena atterrate siete connessi ad una rete. Tra l'altro siete anche connessi sul treno che dall'aeroporto vi porta a Central. E abbiamo notato appunto che il wifi a Hong Kong si trova ovunque, sui mezzi di trasporto, nei shopping mall, anche in determinate aree e anche nei parchi pubblici. Sì, questa cosa qui c'ha un'altra cosa che ci ha sorpreso perché non ce l'aspettavamo ed è gratuito e prende benissimo. Noi però abbiamo deciso comunque di fare una SIM locale. Ci siamo affidati a CSL, che è appunto una compagnia locale, tra l'altro anche penso considerata la migliore, c'ha una copertura davvero eccellente e pensate che al costo di 6 euro, sì, al costo di 6 euro abbiamo avuto 18 giga di internet che ci sono più che bastati per i nostri 10 giorni ad Hong Kong, anche appunto perché il wifi l'ho trovato ovunque, però magari quando abbiamo fatto i trekking in mezzo al verde avevamo bisogno magari delle mappe, l'abbiamo utilizzato principalmente per quello. Non abbiamo controllato la tariffa in aeroporto, però noi l'abbiamo fatta al Circle K, che è un convenience store. Potete farla lì o nei vari store appunto CLS che trovate in giro per la città, ma davvero ha un costo irrisorio e comunque una copertura eccezionale. Un'altra cosa che ci tenevamo a dirvi è che comunque tutte le attrazioni principali di Hong Kong sono gratuite, cioè non vi chiedono €1 per entrare a parchi, a templi,
eccetera, qualsiasi altra azione sono completamente gratuite. Questa cosa qui anche è stata una cosa che non avevamo preventivato, perché quasi nessuna città comunque mette a disposizione gli ingressi così gratuiti. Ma più che altro perché abbiamo notato, soprattutto nei parchi nazionali, in Asia tendenzialmente si paga sempre una tassa per l'ingresso, invece ad Hong Kong nemmeno in queste aree. Infatti è una cosa che ci ha piacevolmente sorpresi. Sì, considerate che appunto anche per arrivare al grande Buddha, al Tiantan Buddha, che è una delle attrazioni principali di Hong Kong, dovete considerare solo il trasporto, perché poi una volta arrivati lì è totalmente gratuito l'accesso alla statua e la visita appunto dell'area. Tra l'altro che sì, dovete considerare il trasporto, ma comunque c'è sempre l'alternativa di arrivarci a piedi, perché Hong Kong è camminabilissima. Ovviamente dovete tener conto del tempo, perché si parla di circa 2 o più ore di trekking per arrivare alla meta. Quello e salite e discese che renderanno tutto un po' più... Sì, però nel senso, considerando se uno ha tempo e voglia, praticamente visitate un posto a costo zero, perché comunque è raggiungibile a piedi. Anche per dire, per arrivare al The Peak, che è una delle attrazioni anche quella principali della città, si può arrivare comodamente a piedi o prendere la cabinovia come abbiamo fatto noi. No, il tram. Il tram, sì. Quindi ragazzi, noi abbiamo fatto una panoramica di curiosità e consigli che ci sentivamo di condividere con voi sul nostro canale, e adesso siamo arrivati alle nostre conclusioni finali, perché Hong Kong davvero è una città che almeno a me ha sorpreso davvero tantissimo, mi è piaciuta tanto, conto di ritornarci a breve, non vorrei far passare troppo tempo, anche perché ho una missione, devo andarmi a comprare il modellino del taxi, perché a me i taxi che corrono in giro per la città me li sogno la notte. Quindi niente, adesso si è fissato che deve ritornare a trovare il modellino del taxi da portarsi a casa, va bene. Perché alla fine non ci siamo presi nessun ricordo, nessun souvenir da Hong Kong, e poi dopo abbiamo scoperto che c'erano, tra l'altro li abbiamo visti per caso su internet, che ci sono questi modellini appunto dei taxi di Hong Kong, e quando li ho visti sono impazzito, ho detto no, devo tornare indietro a prenderlo. Però a parte gli scherzi, ci è piaciuta tantissimo e sicuramente una meta che terremo in considerazione per un prossimo viaggio, anche perché l'area di Hong Kong offre davvero tante attività da fare e abbiamo visto solo praticamente quelle più turistiche, essendo la prima volta che ci siamo andati. Sì, appunto, essendo stata la prima volta e appunto ci è piaciuta così tanto, vogliamo approfondire meglio e poi fare anche altri trekking, perché ce ne sono davvero tantissimi. Oltre al fatto che la cosa che ci tengo tanto, visto che noi quando abbiamo visitato il Tiantan Buddha abbiamo preso la cabinovia, anche perché è una cosa tipica, caratteristica, e rientra tra le 10 cabinovie più belle al mondo, ma quel sentiero, come avevamo detto anche nel video, si può fare a piedi. È un sentiero di circa 2 ore e mezzo, 3, solo per arrivare, e circa 2 ore e mezzo, 3 poi per tornare, quindi è abbastanza impegnativo e va via un po' di tempo. Però voglio farlo perché mi dà quel senso di conquista. Detto questo ragazzi, se qualcuno di voi c'è stato o ha intenzione di andare o qualsiasi altra cosa vuole condividere sul nostro canale, scriveteci nei commenti. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto in qualche modo, vi abbia fatto venire voglia di visitare questa città bellissima. Fatelo, davvero, andateci. E noi ci vediamo a un prossimo video, grazie! Ciao! Ragazzi, bentornati sul nostro canale. Come avete visto, se ci seguite già da un po', rifaccio. È iniziato. Rifaccio. Pronto? Vai. No, ma perché io magari mi impappino e ti dico rifaccio, bene, invece tu dai. ti perdi. Vabbè, dai, rifacciamo, dai. Rifaccio? Sì, il tassista addebita $6 per ogni e poi il bagaglio... Ok, aspetta, calmo. Come appunto potete arrivare col pullman anche alle... Ha rovinato tutto. Ha rovinato tutto. Ero proprio qua. Vabbè, vado. Aspetta. Non mi sono persa. E anche all'isola di Lantau, se volete visitare il Tiantan Buddha, anche lì potete arrivarci col pullman. No, ma che palle. Senti, ma tanto questa roba qua sì, chi se ne bene. frega. Ah sì, ma va bene, dai.
Se per caso invece ci siete già stati e volete condividere qualche informazione, scriveteci nel box commenti. E io mi sono perso.